Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di settembre 2023. Ok, ragazzi, abbiamo Papa e Papessa. Wow! Periodo di spiritualità mi verrebbe da dire per qualcuno. Potrebbero essere delle guide, quelle che incontrerete nel prossimo periodo, una rinnovata fase spirituale. Essendoci il Papa, ragazzi, allora per qualcuno si tratta di un contratto di matrimonio, per qualcun altro si tratta di prendere i voti. Fatemi sapere voi nei commenti. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come dico sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche la mia email che vedete anche qui nel caso vogliate contattarmi e trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi, come per esempio le previsioni del secondo semestre. Ragazzi, abbiamo un set di bastoni, abbiamo la torre, la ruota della fortuna, una carta è volata dopo la recupero, un 10 di pentacoli, l'imperatore, un 4 di denari e la carta del giudizio. Recupero un attimo quella che è caduta. E la morte. Wow! Ragazzi, periodo impegnativo. Devo dire che qua avete 3 arcani maggiori e qui uno, quindi 4 arcani maggiori all'interno della lettura. Allora, si parte da una situazione di difesa. Il 7 di bastoni parla sempre di qualcuno che sta cercando di difendersi, di mettere... non sono tanto... In questo mazzo si fa vedere che è come se si cercasse di mettere delle barriere, però è più un... ok, difendo i miei ideali, difendo la mia posizione. Anche il mio territorio, volendo. Però, ragazzi, poi arriva la torre. Torre e ruota della fortuna. Quando c'è la torre è perché c'è una caduta del proprio ego, una brusca caduta delle sicurezze, delle certezze. Quindi, guardate, se devo dirvi, vedo la torre, la ruota, la morte, la sacerdotessa e il papa, io ho proprio come la sensazione che qualcuno qui abbia un grosso risveglio spirituale che vi farà uscire dalla ruota del karma. Quando c'è i momenti torre io li reputo un momento di reset generale, dove l'universo ci fa cadere quello che per noi era certo per reindrizzarci. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, poi queste qua le vediamo direttamente dopo. Allora, e qui avete anche il giudizio, quindi sono 5 arcani maggiori su 8 carte. Allora, il 7 di bastoni, ragazzi, è spiegato da un 4 di coppe, da un 10 di pentacoli e da un 5 di pentacoli. Ho come l'idea che qualcuno qui stia cercando di difendere o la propria famiglia o un contratto, però in realtà c'è anche un 5 di pentacoli, quindi ho come la sensazione che in realtà ci sia una perdita, che potrebbe essere economica, potrebbe essere anche semplicemente la perdita delle chiavi della macchina, vi faccio un'ipotesi, no? Il 5 di denari è sempre una perdita di tipo
fisico, concreto. Andiamo a vedere la torre. Re di spade al contrario e carro al contrario. Ragazzi, io qui ho la sensazione che non sappiate bene da che parte andare, che non abbiate in realtà un programma, un progetto per uscire da questo momento torre. Anzi, vi dirò che molti è come se facessero proprio fatica a scegliere, a capire. Può essere che ci sia della confusione mentale. ehm, Andiamo a vedere la ruota. 9 di coppe, regina di coppe, morte nuovamente e 8 di spade. Allora ragazzi, qui potrebbe esserci qualche cosa dal punto di vista del lignaggio femminile, vi dirò, che a livello karmico dovete vivere, dovete... Allora, quando c'è la ruota si parla di... è un 10 di chiusure cicli. Avete la morte, anche la morte parla di chiusure cicli, ma siccome ce l'avete ancora qua, è come se non riusciste a rompere qualche schema di comportamento piuttosto che qualche dinamica di comportamento. Perché? Perché siete in modalità 8 di spade, vedete tutto nero, siete in una fase dove è no per tutto, probabilmente fate fatica a veder, diciamo, a modificare quello che potrebbe essere il vostro sogno, visto che avete anche qui un 9 di coppe, però io qui sento che siete un po', cioè con questo 4 di coppe è come non rendersi conto che in realtà siete in carenza. È come voglio vedere solo quello che voglio vedere, non voglio vedere quello che in realtà è. Sento che c'è bisogno di cambiare qualche cosa, sento che c'è bisogno di elevare la situazione, andiamo a vedere adesso la morte, però ripeto, tenete presente che quando c'è il re di spade al contrario, adesso per adesso non è uscito nessun diavolo, però c'è già un 5 di pentacoli, quindi si può parlare di qualcuno che stia cercando di condizionarvi. Potrebbe anche essere una figura vicino a voi che cerchi di limitare i vostri movimenti. Andiamo a vedere la morte al contrario. 6 di coppe e 2 di bastoni. Sì, io ho proprio l'idea che siate legati a un sogno romantico di magari famiglia, che sia la famiglia affettiva, che sia la famiglia lavorativa, perché comunque vi ricordo che il 10 di pentacoli parla di, anche di contratti lavorativi. E qui ragazzi con questo 2 di bastoni ho un po' la sensazione che non sappiate giustamente bene dove andare, se rimanere attaccati a quello che già avete o se guardare verso orizzonti futuri. Vi dirò, nella seconda parte della lettura le cose migliorano decisamente. Andiamo a vedere questo 10 di pentacoli, perché se prima qui c'era qualche difficoltà a vedere la relazione così com'era, qua arriva una sorta di wow, sole, di abbondanza. Allora, sole, asso di bastoni, asso di coppe, 6 di spade, 10 di coppe, qui ne ho un altre 2 e abbiamo la luna e un 5 di coppe. Devo dire ragazzi che nella seconda settimana di settembre potrebbero esserci dei nuovi inizi, il passo in avanti nel caso si trattasse di una relazione già consolidata, arriva in un certo modo la chiarezza mentale, è come se qualche cosa fosse cambiato ad un certo punto. Ci sono due assi, quindi si parla di un inizio romantico nuovo, di un nuovo inizio
passionale, di una azione fatta per portare il compimento. Fate attenzione perché c'è sempre la luna, quindi si parla anche eventualmente di ehm, sentimenti di nostalgia, in questo caso sento, come se foste ancora un po' lì, però guarda quante cose ho dovuto lasciarmi indietro. Però vi dirò che poi c'è l'imperatore, che è una carta di forte potere materiale. Quindi se qui siete nella situazione dove effettivamente vi mancava qualche cosa a livello pratico economico, nella seconda parte di settembre è come se si stabilizzasse, se arrivasse. Sono due carte di concretezza che dura nel tempo, ok? Abbondanza materiale, intendo. Andiamo a vedere questo imperatore. Un'altra volta l'imperatore e il mondo. Sì, io sento che dovete solo cercare di creare le vostre regole, tagliare con quello che non vi serve più, cambiare probabilmente anche le aspettative per certi versi e vedrete che troverete la stabilità. Vediamo da che cosa vi dovete staccare, visto che il 4 di Pentacoli è girato al contrario. Wow, giudizio e 8 di Pentacoli. E qui anche avete il giudizio. Ragazzi, carta di risveglio spirituale, carta di chiamata, chiamata a servizio. E vi dico così perché c'è l'8 di Pentacoli. Probabilmente qualcuno si deve staccare dall'idea che aveva di un certo lavoro, di una certa quotidianità, perché l'8 di Pentacoli fa anche riferimento a tutto quello che è quotidiano, che è costante. È la stessa energia a livello di costanza dell'imperatore, ok? Ragazzi, è un periodo di crescita, di risveglio, di prese di consapevolezza, riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista. Vi dico, qui è come se ci fosse veramente l'andare al passo successivo all'interno di una relazione, di una situazione, perché abbiamo due carte di contratti. Anche se nella prima parte probabilmente qualche sicurezza appunto cadrà dovuto alla torre, dovrete cambiare qualche tipo di atteggiamento o magari qualche tipo di sogno, di obiettivo, insomma, c'è da limare un po', però poi arriva la stabilità, arriva quello che è la presa di consapevolezza, arriva il denaro. Qui per qualcuno potrebbe essere un aiuto inaspettato questo 10 di pentacoli, magari da parte di un familiare, ci potrebbe essere un'eredità, ci potrebbe essere un aiuto, vi dico. Per qualcuno si tratta di un amico o un fratello, non necessariamente padre e madre. Ok, andiamo a vedere, guardate, si sono già girate. Due carte di Osho, 7 e 6 di spade, wow. Questa la sento molto collegata con questa torre, perché è tutto, e ce l'avevate anche qui il 6 di spade, tutto quello che vi pesa sono le aspettative degli altri. Vedete che questo mazzo è rappresentato molto bene perché c'è questa persona che vuole salire e si appoggia su un altro, no? Quindi l'aspettativa di salire è di questa persona, ma siete voi che caricate il peso. E fate attenzione perché qualcuno potrebbe inquinare le acque, mi viene da dire, farvi credere cose che poi in realtà non sono. Quindi probabilmente avete bisogno di ridimensionare il sogno per non farvi trarre in inganno da questa torre, dalle belle parole, diciamo così. Trovate la vostra stabilità. Vi ricordo che l'imperatore è colui che crea le proprie regole e poi le segue alla lettera con rigore e costanza, però proprio per arrivare a costruire il suo impero. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi consigliano. Carta numero 22, benedetti. E ho appena guardato l'orologio, erano le 14, eravamo al minuto 14:22. Ok, ragazzi, siete benedetti. È giunto il vostro momento per il risveglio spirituale. Avete il giudizio qui, avete il giudizio qui, avete il mondo, una carta di compimento, avete la torre, la ruota della fortuna. È il momento giusto per fare quello scatto a livello spirituale, quel andare avanti, questo è quello che sono io, mi amo e
appunto vado avanti, costruisco il mio impero. Mm. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, eventualmente se avete piacere potete condividere, potete iscrivervi, lasciare una donazione o anche abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!